Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati su Momiss, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Quest'oggi andremo a realizzare una borsa semplicissima, ma nello stesso tempo la definirei anche romantica per due motivi principalmente, anzi per tre motivi facciamo, sì. Sia per il cordoncino che ho utilizzato, ovvero Indalux. Ho utilizzato ben due rocche da 250 grammi, è un cordoncino 100% polipropilene, proprio come Inda, solo che questa è la versione Lurex. Ho lavorato in Deluxe con l'uncinetto 4,5. Poi è romantica secondo me anche per via del punto di lavorazione scelto, molto semplice ma ad effetto romantico appunto, e per via della chiusura utilizzata, ovvero la chiusura Cupido come l'ho chiamata io, perché appunto a primo impatto ho pensato subito Cupido. È un accessorio molto particolare che sinceramente non ho ancora visto in giro. La si può definire una chiusura a girello, è composta da due pezzi, da una parte che presenta le due alette e poi la parte frontale sempre a forma di cuore che viene collegata ad una freccia che funge da chiusura tramite una catenina molto particolare ed effetto. Poi ho utilizzato altri accessori come un fondo 32x10, ecco perché la borsa si presenta grande, capiente, comoda, 4 moschettoni a ventaglio nella variante oro e poi ho utilizzato anche questi splendidi manici che sono stati realizzati appunto dall'azienda per questo progetto. I manici sono stati realizzati con Inda Big 100% polipropilene, però è un cordoncino da 6 mm. Infatti i manici si presentano super resistenti e belli massicci, insomma. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate di questo progetto, di questa borsa. Trovate il link che vi riporta al materiale che ho utilizzato io sotto a questo video nel box informazioni. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial. Mi raccomando, iscriviti per non perderti i prossimi contenuti e attiva la campanellina per essere avvisato. Seguimi anche sui social. A questo punto, sigla! Intanto faccio un cappio e parto lavorando una catenella in un punto qualsiasi, non importa, anche qui. Tiro fuori il cappio ed inizio con una catenella, a fine giro diverrà un punto basso. Sempre nello stesso foro lavoro un secondo punto basso per un totale di 2 punti, mentre nel foro successivo andrò a lavorare un punto basso. Foro successivo 2 punti bassi, foro successivo un punto basso. Nel primo foro dei 4 dove c'è l'angolo vado a lavorare 3 punti bassi, 1, 2 e 3. In ciascun foro dopo l'angolo vado a lavorare sempre 2 punti bassi e poi procedo alternando i punti. Per cui continuerò con questa alternanza di 2 e 1 punto basso in ciascun foro, nei 4 angoli 3 punti bassi, finché non termino tutto il giro. Terminato il primissimo giro a punto basso, vado a chiudere con asola invisibile. Prendo solo per questa volta la metà asola dietro perché andremo a fare un giro in costa andando a realizzare anche 4 aumenti. Adesso vi mostro. Quindi inizio sempre con una catenella, cambio il numero di uncinetto e passo al 4,5. Andrò a lavorare un punto in ciascun punto basso sottostante.
E quando arrivo al secondo punto dell'angolo, in ciascuno dei 4 angoli andrò a fare 2 punti bassi, 1 e 2, poi proseguo a punto basso in costa e quando arrivo nuovamente al secondo punto dell'angolo lavoro un aumento fatto da 2 punti bassi. Continuerò con questo ritmo per tutto il giro finché non lo termino. Terminato il giro lo andiamo a chiudere. Quindi prima catenella che sostituisce il primo punto basso, sempre nello stesso punto prendiamo il filo e facciamo un mezzo punto alto, quindi 3 asole e chiudo, poi riprendo il filo e sempre nello stesso punto lavoro un punto alto, quindi stavolta chiudo le prime 2 e poi le altre 2. Adesso saltiamo 2 punti, andiamo nel terzo e ripetiamo un punto basso, un mezzo punto alto e un punto alto, tutti nello stesso punto. Salto 1, 2, vado nel terzo, un punto basso, un mezzo punto e un punto alto. Salto 2 punti, vado nel terzo, un punto basso, un mezzo punto e un punto alto e andiamo avanti in questo modo per tutto il giro. Nulla di più semplice. Terminato il primo giro, fatto l'ultimo ventaglietto, ci dovrebbero rimanere 2 punti, me ne rimangono 3 perché io non ho calcolato il multiplo, però alla fine quando si tratta di un punto in più non succede nulla. Lo lasciamo stare, facciamo finta che non c'è e andiamo a chiudere direttamente con asola invisibile. Se avete iniziato col punto basso andate a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto, però sappiate che poi avrete l'asola antiestetica di fine giro. Comunque entro in questo spazietto, inserisco il cappio come avete visto e inizio sempre con una catenella. Poi sempre nello stesso punto andrete a lavorare un mezzo punto e un punto alto, per cui ripetiamo lo stesso modulo di prima. Ok, questo spazietto che abbiamo qui vuoto si viene a creare perché abbiamo un punto in più, però se vogliamo eliminarlo possiamo fare benissimo così. Andiamo a chiudere nella prima catenella con un punto bassissimo, quindi facciamo una catenella per alzarci e iniziare il secondo giro. Sempre nella stessa catenella andiamo a lavorare un punto basso, un mezzo punto e un punto alto. Quindi così abbiamo risolto il problema. Saltiamo sempre 2 punti, andiamo nel terzo punto, nonché il punto basso successivo, e ripetiamo la stessa sequenza. Un punto basso, un mezzo punto e un punto alto. Saltiamo 2 punti, andiamo nel terzo, un punto basso, un mezzo punto, un punto alto. Saltiamo 2 punti, andiamo nel terzo e ripetiamo un punto basso, un mezzo punto e un punto alto. E anche per questo secondo giro continueremo sempre allo stesso modo.
andiamo a realizzare questi mini ventaglietti, direi. Come notate lo spazietto antiestetico non c'è più, questo significa che nel giro successivo andremo a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto basso. Facciamo che termino il giro, ci rivediamo alla fine così ve lo mostro un'altra volta e poi possiamo continuare anche da soli. Bene, faccio l'ultimo modulo, sono al termine del secondo giro. Mezzo punto e punto alto, ok, e come notate salto 2 punti e vado a chiudere direttamente nel primo dei 3, quindi nel primo punto basso con punto bassissimo, per cui iniziamo il terzo giro sempre allo stesso modo. Andiamo a lavorare nel primo punto basso, il primo punto, il secondo mezzo punto questa volta, ok, e poi il punto alto. Saltiamo 1 e 2 punti e nel punto basso lavoriamo un punto basso, un mezzo punto, un punto alto. Saltiamo 2 punti e di nuovo un punto basso, un mezzo punto e un punto alto. Lavorazione molto semplice e veloce, tra l'altro il lavoro cresce in fretta, guardate. Abbiamo eliminato il buchetto antiestetico, quindi a questo punto direi di continuare così per questo terzo giro e per il numero di giri che vi scrivo come sempre qui sullo schermo. Bene, ho quasi terminato il corpo della borsa, ho lavorato un totale di 24 giri, il corpo della borsa misura al momento 23 cm, ma non abbiamo finito perché andremo a rifinire a punto basso. Come notate ho segnato dei punti col marker, sono esattamente 8. Ho posizionato i marcapunti esattamente nei primi 2 ventaglietti centrali, quindi qui già avevo chiuso il giro. Entro sempre nello stesso punto e vado a lavorare un punto basso. Andrò a lavorare un punto basso in ciascun punto. Mi ritroverò sempre lo stesso numero di punti. Qui lavoro i primi 2 punti prima del marker. Quando incontro il marcapunti, cosa faccio? Vado a lavorare soltanto la metà asola dietro. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ottavo ed ultimo punto basso che coincide con l'altro punto marcato. Quindi cosa ho fatto? I primi 8 punti li ho lavorati in costa retro, lasciando le asole libere perché poi vedremo il motivo. Intanto riprendo punto basso normale e vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per tutto il giro. Ultimo punto basso e ho terminato il giro, quindi continuo sempre in tondo. Entro nel primo punto basso e faccio semplicemente un punto basso. Nel primo punto metto il marker così so che qui inizia il giro successivo e continuo per altri 2 giri a punto basso, quindi per questo che stiamo iniziando insieme e per il successivo, per un totale di 3 giri a punto basso. Ovviamente quando ci ritroviamo sulla zona centrale dove prima avevamo lasciato le metà asole libere, andremo a lavorare semplicemente un punto basso in ciascun punto. L'unica eccezione era quella di poco fa. Ultimo punto basso. Ok, ho completato i 3 giri totali a punto basso in tondo senza chiudere il giro. Tolgo il marcapunti e andrò a fare un paio di giri a punto bassissimo per rifinire ulteriormente, per cui entro nel primo punto e chiudo punto bassissimo. Metto anche qui il marker, mi serve perché poi faremo un secondo giro, però a punto bassissimo in costa retro. Intanto ne faccio uno normale. Ok, molto semplicemente vado a chiudere in questo modo. Fate questo passaggio in maniera morbida, altrimenti andate a stringere il bordo superiore.
io direi di continuare così, poi vado a fare un secondo giro prendendo solo la costa dietro, punto bassissimo. Ok, sto per concludere il secondo giro a punto bassissimo ma in costa, non vi ho fatto vedere l'inizio, ma nulla di nuovo, ecco, vedete, ho fatto semplicemente questo. Ora che faccio? Non vado a fare il punto bassissimo sull'ultimo, ma lo vado a sostituire con asola invisibile, così non abbiamo lo scalino, visto che abbiamo lavorato in tondo. Stacco il cordoncino, mi aiuto con un ago e mi inserisco nel primissimo punto al centro dell'ultimo e voilà. Come notate, nessun scalino. Vado a disperdere il cordoncino in eccesso tra i punti e il corpo borsa è così terminato. Bene, corpo borsa terminato, questo qui è il risultato, molto semplice ma romantico direi. Prima di passare agli accessori metallici ovviamente andremo a realizzare una piccola fascia striscia che ospiterà la nostra bellissima chiusura cupido. Per cui riprendo il cordoncino, uncinetto di lavorazione sempre 4,5 e avvio esattamente 7 catenelle. Fatte le 7 catenelle, ritorniamo indietro a punto basso a partire dalla seconda catenella. Lo sapete, io lavoro sempre nella maglia dietro della catenella, ma potete sempre lavorare anche alla metà. Insomma, vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 6 punti bassi. Bene, fatta la primissima riga a punto basso, non faremo altro che ripetere righe di andata e di ritorno a punto basso per un tot di righe. Bene, ho lavorato 3 righe totali per adesso per la quarta cosa faccio? Ho già fatta la catenella, lavoro i primi 2 punti bassi, 1 e 2, poi salto i primi 2 centrali e li vado a sostituire da 4 catenelle. Penso che sì, vanno più che bene, quindi salto i primi 2 punti bassi centrali, vado nel penultimo e nell'ultimo e continuo. Quindi catenella, giro il mio lavoro e per adesso vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante, salto la prima catenella e vado a lavorare nella seconda. Lavoro anche la successiva per un totale di 2, però salto l'ultima proprio come ho saltato la prima. Vado direttamente nel penultimo punto basso e nell'ultimo. Sono ritornata ad avere 6 punti, per cui faccio una catenella, giro il mio lavoro e continuo lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante, sempre per un totale di 6 punti bassi. Prima di andare avanti ci dobbiamo sempre accertare che tutto sia perfetto, no? Quindi questa chiusura va applicata semplicemente in questo modo. Tiro un po' qui il mio lavoro, credo che vada più che bene. Ok, posso fissarla. Come notate qui ci sono i fori dove andranno fissate le viti, non fa davvero una piega, quindi posso andare avanti per un tot di righe. Bene, ho lavorato in totale 20 righe a punto basso, comprese quelle fatte insieme. Adesso nell'ultimo punto aggiungiamo 2 punti bassi per un totale di 3 con il primo fatto e andiamo a rifinire a punto basso. Per ciascuna riga andiamo a lavorare un punto basso. Penultimo punto basso, nell'ultimo ripetiamo 3 punti bassi, 1, 2, 3. Questo è il primo di 5, quindi continuiamo sulle catenelle iniziali lavorando un punto basso in ciascun punto.
6, anche qui aggiungiamo altri 2 punti per un totale di 3 e poi andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto prima sull'altro lato. Per ciascuna riga un punto basso, 1, 2, 3, facciamo l'ultimo punto basso, qui c'è il primo e poi andiamo a fare l'angolo, lo vado a sostituire con l'asola invisibile, quindi porto dentro, mi inserisco in quest'asola e chiudo in questo modo perché faccio una catenella. Intanto, se vi ricordate, ho lasciato 8 asole libere, corrispondono agli 8 punti che mi ritrovo qui, 6 più i 2 angoli. Andiamo direttamente con l'uncinetto ad applicare questa piccola patella al corpo della borsa, inserendoci in queste asole. Sfilo leggermente, mi inserisco prendendo anche l'asola, mi inserisco nella prima asola che ho lasciato, prendo il cordoncino e lo faccio passare attraverso tutto e ho bloccato, poi passo al punto successivo e all'asola successiva, prendo il cordoncino e blocco con un punto bassissimo e quindi procedo in questo modo per tutti i punti. Super semplice e veloce, vi sto mostrando un'altra applicazione. Come notate vi sono svariati modi per fare questo lavoro. E nello stesso tempo non andiamo ad intaccare la lavorazione all'uncinetto, ma entriamo direttamente nelle asole che avevamo lasciato prima. Fatto questo, fatto l'ultimo punto bassissimo, qui è tutto ben fissato, stacco il cordoncino, lo porto all'interno, direttamente con l'uncinetto lo vado a bloccare, lo prendo e faccio un nodo. Ok. Nascondo il cordoncino in eccesso fra i punti ed il gioco è fatto. Questo è ciò che mi rimane dalla seconda rocca di Indalux 250 grammi, quindi potreste farci anche un piccolo portachiavi, una nappina, un qualche accessorio per decorare ulteriormente il progetto. Come notate siamo perfettamente al centro, la nostra borsa è larga 35 cm, qui abbiamo circa 14,5-15, stessa cosa suppongo esatto dall'altra parte. Bene, qui ho la chiusura, intanto applico la prima parte, intanto qui ho un foro ok, prima applicata. L'importante è applicare a poco, casomai se succede questo basta che prendete un giravite piatto, spingete la lavorazione ed il gioco è fatto. Qui abbiamo l'altro buchetto, quindi spingo, qui dovrei avere l'altro foro per fissare l'altra vite. Quindi adesso io con calma vado a fare questo passaggio e poi andiamo ad applicare insieme l'altra metà. Bene, ho applicato la prima metà, qui abbiamo le 3 viti, è ben salda, quindi direi ottimo. Vado a mettere in verticale la chiusura e faccio insomma coincidere i punti. Ok, posso fissarlo esattamente così, anche voi farete allo stesso modo. Ok, facciamo un'ulteriore prova, va bene. Prendo la griglietta in dotazione, la applico all'interno e chiudo le 4 alette. Facciamo una prova, chiudiamo la nostra borsa, inserisco anche la freccia e voilà! Davvero stupenda, molto originale. Adesso non mi rimane che applicare i 4 moschettoni e fissare i manici, quindi prendo un attimino la misura, quindi prendo come riferimento 1, 2, 3 ventaglietti, a partire dal quarto ventaglietto faccio passare un moschettone. Ok, possiamo anche misurarne la distanza, quindi io qui da questa parte ho 7 cm, faccio la stessa cosa, questo lo faccio passare esattamente attraverso l'altro ventaglio
Ok, ripeto esattamente dall'altra parte. Bene. Non mi rimane che applicare il manico che mi è arrivato praticamente così, realizzato appositamente per questo progetto. Aggancio il primo moschettone, aggancio il secondo moschettone e ripeto dall'altra parte. Sono belli robusti e resistenti, mi piacciono tanto. 1 e 2, la nostra borsa è così pronta. Se vi va ovviamente potrete foderarla. È una grande borsa che misura, se non erro, 26 cm. Sì, siamo 26 cm per una larghezza da 35, se non erro. Perfetto. Bene, amiche ed amici, ho imbottito la mia borsa per mostrarvi l'effettiva capienza. È molto comoda, pratica, capiente, super capiente direi. È anche romantica secondo me perché ho utilizzato in deluxe, quindi questo cordoncino simile ad Inda ma lurex. Questa chiusura cupido fantastica, bellissima, molto particolare, che dà un tocco in più alla borsa seppur rimane semplice, e questi meravigliosi manici. Insomma, a partire dal cordoncino per poi finire agli accessori, tutto rende unico questo progetto borsa che a me piace davvero tantissimo. Spero proviate a replicarlo, anzi fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che la borsa vi sia piaciuta, fatemi sapere cosa ne pensate e vi aspetto giù nei commenti. Vi ricordo che il link che vi riporta al materiale lo trovate sotto a questo video nel box informazioni. Io adesso vi do l'appuntamento alla settimana prossima con una nuovissima maxi bag, quindi non potete assolutamente mancare. Per questo vi esorto ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina per non perdervi la prossima maxi bag. Grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, alla prossima, un bacino a tutti!